Ciao e bentornato nel mio canale. Se sei nuovo, benvenuto, e allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale. Lasciami un bel like e un bel commentino qua sotto in modo tale da farmi sapere che hai guardato il video, che ti è piaciuto, fammi domande e lasciami anche solo un cuoricino. Oggi rispondo alle vostre domande che mi fate solitamente sotto i miei video oppure nei social e via dicendo. Piano piano ogni settimana ci sarà questa nuova rubrica dove ti rispondo alle domande che tu mi hai fatto. Iniziamo subito dalla prima domanda. La prima domanda me la fa Loredana e mi chiede: come si cuce la licra? Io ti ho fatto un video nel mio canale dove ti ho parlato di come si cuce la licra e comunque i tessuti elasticizzati. Ti invito ad andare a guardare il video, che è molto più completo rispetto a questa domanda che sarà abbastanza sbrigativa come in questo caso, quindi ti lascio giù il link se non l'hai ancora visto. La licra è uno dei tessuti più difficili da cucire semplicemente per il fatto che è bielastica, quindi è elastica sia in un senso che nell'altro, quindi sia in altezza che in larghezza. In maniera molto veloce ti posso dire che l'ago che devi utilizzare in questo caso per cucire è l'ago stretch 75-90, ovviamente a seconda della grossezza del tessuto che stai utilizzando, allo spessore del tessuto, e come filo utilizza sempre un filo in poliestere, perché il poliestere rispetto al cotone e altri filati è un filo che è elastico, rimane molto elastico e quindi resistente alla trazione. Ovviamente, cosa te lo sto a dire, utilizzare la taglia e cuci in questi casi sarebbe l'ideale, perché la taglia e cuci appunto è stata realizzata, è stata concepita proprio per la cucitura veloce dei tessuti appunto elasticizzati, quindi in un solo passaggio tu cuci e tagli la stoffa che rimarrà assolutamente elastica e non avrai nessun tipo di problema. Seconda domanda che mi fa Michela: come posso cucire la pelle? La pelle e le copelle ti ho fatto un video da poco dove ti ho parlato appunto in un video specifico come cucire, però siccome questa è una domanda a risposta molto veloci, quindi magari non hai voglia di andare a vedere il video, ma io te lo consiglio di andare a vedere il video come si cuce la pelle e le copelle con tutte le metodologie e via dicendo. Ma in generale ti dico utilizzare il piedino in teflon. Tra l'altro in quel video io mi sono dimenticata di dirti appunto questo, che puoi utilizzare questo tipo di piedino, il piedino in teflon, che è fatto in maniera tale in modo che la stoffa non si formi tra la stoffa e il piedino quell'attrito che fa sì che la macchina si impalli, non vada avanti, che non abbia quell'attrito e quindi non abbia difficoltà. Ecco, si possono utilizzare anche altri tipi di piedini come il piedino a rullo, che esiste in tre versioni: esiste nella versione trasparente, nella versione in metallo e nella versione in teflon. Quindi esiste anche la versione in teflon che io non posseggo gli altri due, non quelli in teflon, ma voglio comprarla perché sicuramente è ancora più utile utilizzare quella, perché il teflon con addirittura anche la rotella fa in modo che proprio il tessuto venga trasportato molto più facilmente. Ma non solo se devi trasportare la pelle, le copelle, questi tipi di piedini sono utilissimi se devi per esempio cucire un tessuto di plastica, scamosciati, è la mano di Dio. Il punto che io ti consiglio è un punto abbastanza lungo. Questo ovviamente dipende dalla tipologia di pelle, dalla grossezza, dallo spessore della pelle che stai utilizzando o delle copelle. Il punto sarà comunque deve essere posizionato come un punto lungo. Altra domanda che mi avete fatto e che è stata fatta tantissime volte in tutti questi anni che sono nel web è: perché il filo inferiore si arriccia? Ed è una cosa odiosa, lo capisco, è odioso, mi è capitato miliardi di volte nella mia vita, non sapevo cosa fosse, mi sono documentata tramite il web, poi puoi trovare veramente le soluzioni per tutto, ma qui ci sono io e te le do io. Possono essere varie motivazioni: o è stata infilata male la macchina per cucire e basta pochissimo, credimi, magari sei di fretta, magari sei stordita, magari sei stanca, e se non fai l'infilatura della macchina correttamente sicuramente la macchina, il punto non sarà regolare e tutto quello che nella parte superiore della macchina ha problemi si riflette sulla parte inferiore del tessuto. Quindi primo punto, controllare se è stato
fatta l'infilatura corretta. Secondo, controllare che l'ago non sia un ago rovinato, quindi l'ago dovrebbe essere cambiato ogni 8 ore di lavorazione, di usura della macchina. Utilizzare un ago ovviamente che sia adatto, idoneo al tessuto che stai utilizzando. Altra domanda che me la fa Serena: come fare degli occhielli fatti con la macchina segreti? Mi sono segnata le domande. Utilizzare uno stabilizzatore prima di tutto per tessuti, in modo tale che la stoffa, che magari rimane troppo morbida e non raggiunge quella stabilità adatta, quindi utilizzare prima di tutto questo. Quindi questo è il primo consiglio. Utilizzare il filo adatto, quindi 30-40 per rendere l'asola più rada e in modo che il filo vada a riempirla. Quindi importante anche la grossezza e la pesantezza del filo che viene utilizzato. Quindi sempre filo in poliestere, ma i fili in poliestere variano da filo a filo e bisogna utilizzare un filo diverso a seconda di quello che bisogna cucire, che dobbiamo cucire. Per quanto riguarda invece i tessuti pesanti, un altro trucco è non utilizzare solo unicamente lo stabilizzatore nella parte del sotto del tessuto, ma utilizzare una pellicola idrosolubile. Se ne trovano tante in commercio, le puoi trovare anche su nekishop.com. Se trovo tutti i link, anche comprare su Amazon, ti lascio tutti i link dove puoi comprare queste cose di cui ti ho parlato in questo video, ma anche negli altri video, quindi controlla sempre. Solitamente te li lascio sia nell'info box, ma molti non sanno che cos'è l'info box, un po' hanno cambiato adesso questi di YouTube, quindi è un po' più complicato trovare l'info box, quindi te lo metto nel primo commento fissato in alto. Questo stabilizzatore trasparente, che poi con l'acqua viene a sciogliersi, può essere un valido aiuto in modo tale che l'asola possa perfettamente riuscire nel modo più perfetto. Non ti ho fatto ancora un video su come realizzare un'asola fatta con la macchina per cucire. Ancora questo video non è ancora uscito nel mio canale, lo voglio fare da anni, ma adesso che voglio fare veramente tantissimi tutorial dove ti spiego tante cose, lo farò comunque prossimamente, cioè entro Natale, quindi entro questi mesi. Penso che farò veramente tantissimi video, voglio farli molto regolarmente. Se ci riesco faccio uscire un minimo di 3 video a settimana, al massimo 4, quindi mi impegnerò tantissimo. Per questo che ti chiedo un aiuto anche per supportare il mio canale, perché comunque le spese sono veramente tante e io vorrei che rimanesse uno spazio che è più o meno gratuito. Se no, in quel caso io sarò costretta a fare dei corsi a pagamento, un po' come d'altronde fanno un po' tutte alla fine, perché sono talmente fatti bene, talmente una fatica farli, che chiaramente comunque prima o poi usciranno comunque video a pagamento, dove cercherò veramente di essere il più precisa possibile, dove vi seguirò passo passo, proprio mi avrete proprio come una vera e propria maestra che vi segue passo a passo. Se ti è piaciuto il video fammelo sapere nei commenti, lasciami un commentino, anche semplicemente un cuoricino, iscriviti al canale, clicca sulla campanella, fai tutte le cose che ti dico sempre in tutti i video, in modo tale da rimanere aggiornato sui nuovi video che verranno caricati nel canale. E io ti auguro un buon cucito sartoriale, ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è anche terapia. Ciao e al prossimo video!